dopo aver visto la libreria Ollama, ovviamente di NPM.js, praticamente voglio portarvi su una libreria molto più evoluta, ovvero quella di LangChain. Che cosa fa LangChain? Guardate, andiamo a cercarci il pacchetto LangChain. Fondamentalmente la LangChain equivale ad un set di funzionalità, soprattutto ad un set di possibili utilizzi, ok, rispetto proprio all'interfacciamento con un large language model che ci porta ad avere delle potenzialità pazzesche. Infatti all'interno di LangChain ci sono delle funzionalità per la gestione della memoria, la gestione di catene, quindi di operazioni anche sequenziali e anche su delle API o comunque sia anche su dei modelli che sono essenzialmente diversi. Quindi cosa succede? L'utilizzo di Ollama diventa un po', non dico obsoleto, ma diventa un po' troppo complicato da potenziare e semplicemente ci spostiamo su quest'altra libreria per cercare di fare la stessa identica cosa. La cosa più importante di LangChain.js è che in pratica si porta dietro anche dei moduli aggiuntivi, come per esempio, guardate, Ollama LangChain slash Ollama. In pratica questo qui è un'integrazione, ok? È un pacchetto aggiuntivo che possiamo aggiungere alla nostra release, al nostro core di LangChain. E quindi a questo punto che cosa facciamo? Facciamo una sorta di refactoring generale di quella che è la nostra tipologia di sviluppo precedente e quindi cerchiamo di vedere come si fa ad effettuare una domanda direttamente con LangChain. Allora vado a creare una nuova cartella, quindi 02 LangChain semplice, vado ovviamente ad effettuare, quindi vado dentro a cd02 LangChain semplice, faccio npm init, ok? Quindi gli vado a dare le informazioni basilari per l'inizializzazione nel package.json e quello che farò di installare sarà sicuramente npm install LangChain, ok? Nel frattempo che installa, se vi ricordate, la libreria è veramente grande, ok? Mi vado a ricercare ovviamente questo LangChain di Ollama e mi importo, comunque sia, mi vado a copiare npm install at LangChain di Ollama, ok? Me lo copio, vado qui sotto e lo incollo. E quindi a questo punto, oltre ad essermi portato dietro LangChain la versione 036, mi porto dietro anche LangChain di Ollama nella 012, ok? A questo punto che cosa ci resta da fare? Allora, iniziamo il nostro sviluppo creando, ovviamente come prima, il nostro il nostro file app.js dove andremo a fare il primo sviluppo e mi riporto dietro esattamente la libreria Ollama, ok, che mi serve per effettuare la configurazione. Allora a questo punto cosa succede? Esattamente come avevamo fatto prima, faccio una const ovviamente Ollama uguale require, ma non vado a riprenderla dalla libreria Ollama precedente, ma vado a riprenderla da, guardate, LangChain Ollama, come mi suggerisce Visual Studio Code. Ok? A questo punto cosa succede? La configurazione è basilare e molto più semplice. Const LLM è uguale a che cosa? A new Ollama, fin qua non cambia assolutamente niente. Vado ovviamente a definire un oggetto JavaScript dove gli metto l'host di riferimento, ma qui dentro, se vado in control spazio, praticamente lui mi suggerisce quelli che sono gli elementi o comunque sia le proprietà che posso specificare. Allora, qui dentro si chiama base URL. Guardate, di default lui si connette a localhost 11434, che è la porta di default di Ollama, che noi abbiamo cambiato. Quindi vado a definirgli la base URL come http://localhost sulla porta 7998 e poi ovviamente gli posso definire, guardate, direttamente qui dentro il model, ok? Lui automaticamente se lo porta dietro di default il Lama 3, se voglio essere proprio specifico, ok? Noi non vogliamo utilizzare il Lama 3, ma andando a vedere quello che avevamo fatto con Postman, abbiamo il Lama 3.1, la versione latest, ok? Quindi mi vado a riportare Lama 3.1, la versione latest. E fin qua niente di particolare. Allora, che cosa devo fare? La cosa bella in questo caso è proprio quella di creare una funzione, quindi la function effettua domanda, ok? Dove gli metto dentro la domanda. E che cosa dovrà fare? Ovviamente, come al solito, facciamo il nostro blocco try catch, ovviamente. Vado a fare un console.log di errore e gli metto l'error che mi ha
scatenato questo evento. Ovviamente se vogliamo utilizzare X per exception per evitare diciamo di avere un po' di confusione sui nomi, adesso cerchiamo di capire che cosa succede nella nostra try. Allora, qui dentro, come vi ho detto già da prima, nella nostra tipologia di applicazione, soprattutto nell'architettura client server, abbiamo bisogno di verificare la response, quindi nel protocollo HTTP noi effettuiamo una request ed abbiamo in risposta una response, quindi const response è uguale a che cosa? A llm.invoke, ovviamente, di che cosa? Della nostra domanda. E qua ci siamo tolti praticamente tutto quanto il pensiero su come va composto la nostra richiesta, soprattutto si è semplificata tantissimo. Ok? Quindi ci dobbiamo occupare soltanto tramite l'invoke della personalizzazione o comunque sia dell'inserimento del contenuto della domanda stessa. A questo punto cosa succede? Se faccio un console.log della response, io devo attendere che venga effettuata questa invoke o che comunque sia venga recepito il responso e quindi faccio una bella await della llm.invoke. Vi ricordate una cosa importante? Dovete sempre ricordarvi che una await può essere utilizzata solo all'interno di una funzione async e quindi async function effetto domanda. Quello che mi interessa in questo momento è richiamare come al solito il mio effetto domanda, tolgo un po' di spazi inutili così compattiamo anche il codice, guardate quanto sta diventando semplice, in 17 righe praticamente riusciamo a completare la nostra tipologia di applicazione, il nostro interfacciamento con Ollama, vado a richiamare effettua domanda perché il cielo è blu, ok? Salvo e effettuando un node app.js attendiamo qualche secondo in maniera compatibile con quello che abbiamo fatto e che abbiamo visto in precedenza. La risposta dovrebbe comparire esattamente qui sotto. Eccolo qui, che compare la nostra risposta, ok? Quindi senza navigare l'oggetto di tipologia response, in semplicissime 17 righe di codice ci siamo portati dietro la nostra tipologia, la nostra applicazione in interfacciamento sotto forma della LangChain, ok? Adesso che cosa andremo a fare? Andremo a creare dei concatenamenti, cerchiamo di customizzare un prompt, perché? Perché effettivamente qui dentro abbiamo immesso già direttamente la domanda, cerchiamo di capire come renderlo un po' più snello, soprattutto un po' più flessibile per quanto riguarda poi degli interfacciamenti anche successivi.